È stato proposto un ruolo in Gomorra e dopo un po' che abbiamo finito di girare sono stato immischiato in una rissa e sono stato arrestato. Comunque nel 2007 furono arrestati mio padre, mio fratello, insieme a mia mamma, mio zio e mia zia, per l'associazione familiare. È da lì che inizia tutto, io avevo 9 anni. Casa mia, come no? Andiamo. Questa è casa mia, dove io ho occupato. Io ero un associato. Associazione significa 10 anni sono pesanti, erano 28, vabbè, ringraziamo a Dio. Questa è la mia camera da letto, e c'ho una bella porta che si leva e si mette a sparare, e sparare non mai 40. Un bagno te l'ho compensato, ma chi è questo? Noi siamo arrivati ai tempi di guerra. Andrea, signore, che là dove siamo stati adesso, mi dice che ha ancora qualcosa da dirti. Stiamo andando in un punto più elevato della vita, Coppa Villa. È nato un tifoso, tifoso napoletano. Questa è Piazza Ciro Esposito, come l'hanno nominato. Poi sta la, vai dritta, sta la villa comunale, che è bellissima e grande. Ma la scuola no, ma mi è appassionata la scuola. È importante, però non ha il metro di genere. Qua, sì, qua abito io. Entriamo? Qua è casa mia. Questo è il giorno. Tra la Sandrina. Quella è la mia stanza. Qua dormo io e qua dorme mio fratello Antonio. Il bagno. Qua lo passo più il tempo della mia giornata, andavo a schi in bagno. Qua sta mia sorella e mia nipote. Salve. Quella è la stanza di mia sorella. E quella è la stanza da letto di mia mamma e di mio padre. Casa mia può sembrare casa Savastano in Gomorra, no? Ma in realtà è quello che ci rimane dell'illecito che ha fatto mio padre e che lo Stato fortunatamente non ci ha tolto. Dopo 5 mesi nella comunità Cicciano sono uscito con una messa alla prova, diciamo. Un recupero che può fare un ragazzo che viene arrestato per la prima volta a minore. Sono tornato a casa, avevo delle attività da fare obbligatorie che non ho mai fatto. Il giudice decide di rinchiudermi di nuovo in una comunità. La comunità I Padri Rogazionisti, una bellissima comunità. Pensavo alle persone che erano già inserite nel contesto positivo. Volevo iniziare a seguire quel genere di persone. La giornata oggi sto a casa, la sera esco un po' con gli amici. Mi piace passare 3 ore in da doccia, se andiamo sul bagno, a vedere un film. Mi piace fare su PlayStation. Il voto mi metto a cantare, sta pianola là con i microfoni, ci mettiamo a farlo, ci mettiamo a cantare. In passato sono stato arrestato per spaccio di stupefacenti, dove ho scontato 2 condanne, una di 5 anni e un'altra di 4 anni. E adesso sono 6 mesi che sono libero. Dopo pochissimi giorni già sono andato al lavoro. Al mattino mi sveglio alle 6:15. È un orario, diciamo, un po' tosto e duro, no? Una torrefazione, forniamo caffè ai bar. Da pochi mesi, circa 5-6, abbiamo acquistato una cialdatrice dove io l'ho imparata dal primo giorno, mi sono affiancato a questa cosa ed oggi sono l'unico cialdista della torrefazione.
La differenza tra i due lavori è la cosa bella del primo è guadagno facile. Se vuoi comprare una cosa, diciamo, l'acquisti molto prima di quando vai a lavorare e sicuramente si dorme più tranquilli quando si va al lavoro. Non immagini una suonata di porta, diciamo, scomposta, quella che tu non vorresti. Cioè, la polizia, no? Il pensiero di andare in carcere lo fanno tutti, non è vero, persone che fanno finta di non importarsi. Questo è l'altro mio fratello, Lello. Diciamo, ero uno spacciatore. Io avevo 18 anni quando mia moglie ha partorito. Dopo 3 mesi mi hanno arrestato. Ho trascorso 4 anni e 8 mesi in carcere. Poggioreale. Sono stato al padiglione Firenze, dove accogliono i primi detenuti incensurati. Là erano tutti ragazzi prima volta in carcere, quindi non sapevamo certe regole, non ci sapevamo comportare, ci arrivavamo uno con un'altro, per una macchinetta di caffè, per una maglietta, per una lavata in terra. Così mi hanno cambiato dal padiglione Firenze al padiglione Salerno. Il padiglione Salerno, diciamo, film camorrista. Quello, uguale. Celle piccolissime, lettini stretti uno con l'altro, 9 di noi, una finestra, un tavolo, ore d'aria, uno alla mattina e uno al pomeriggio, palestra, niente, facevamo in cella con bottiglie, mazze da scope, come meglio possiamo arrangiarci. Mi cambiarono di nuovo sezione e mi portarono a Padiglione Napoli, dove dicono che è il peggio, ma là mi sono trovato, diciamo, meglio perché era un po' più serietà, c'era anche tra detenuti, che erano tutti detenuti già recitivi. Dicevo quando si incontravano, oh, stai andato da qua, oh, ci sei venuto a trovare, sai, quella cosa che ritornavano sempre spesso in carcere. Nel frattempo di tutta questa brutta esperienza mia figlia cresceva, la vedevo a colloquio una volta al mese. 4 luglio 2014 ho finito per fine pena. Subito sono andato a convivere con mia moglie e mia figlia che ho festeggiato il 5° compleanno, solo quello, diciamo, il suo 5° compleanno, ma il primo per me, con lei. Cioè, stavo male perché i soldi non ce ne stavano, la vita era dura. Mio zio, che lavorava su un autolavaggio, mi ha chiamato, ha detto, cioè, se gli andavo di magari di dargli una mano, io giustamente felice, subito accettato, con 25 euro al giorno, al di fuori delle mance che uno guadagnava, quindi arrotolavi 35-40 euro. Che oggi c'è un sussordo. Abbiamo avuto la notizia che aspettavamo il secondo figlio. Quello che guadagno adesso, prima lo vedevo al giorno, però ti posso dire che ho più soldi adesso che prima. Non lo so spiegare nemmeno io. Cioè, io prima... No, cioè, prima tu e tenevo io non tenevo mai soldi in quello. Cioè, guadagnavo ma soldi che... Io a volte dico, no, vorrei avere i soldi di prima e la testa di ora. A volte ci penso, no, mi metto anche nel letto, anche con mia moglie, dico, pensa mo come stiamo, no, pensa se mi arrestano. Giravo a pensare a sta cacciata, diceva, ci fate 4-5 anni a cantina. Cioè, va là a passare, va a appiccicare, va a fare tarantella, che non si finisce più. Allora è brutto, allora siamo tu primi a fare una cosa, ci aspetta. Ma a creatura aspetta. Già che la ci lasciata 3 mesi, io penso, non è come fosse il primo figlio per me. Cioè dico, guarda che sta camminando, guarda, ma è bella sta parlando, la moglie, guarda, era avrei Angela, purtroppo non me l'hai potuto vedere, non me l'hai potuto godere, però mi sto godendo con queste e me li godrò altri perché cioè, siamo giovani, dobbiamo espandere. No, io abito adesso nella Villa Celeste. Venne da lavorare alle 2. Mentre si prepara a Natale, poi mangiare una bussata di porto. Chi è? Arava la porta. Polizia? Prego, facci. Precedenti. Cioè, subito. Cioè, manco come ti chiami, precedenti. Facci sì. Purtroppo sì. Mi mise la mano sulla spalla, mi portò nel corridoio, si tiene qualcosa calcio. Certi sì, certi aspetta. Dissi già. Hanno aperto mo, piglia la busta la paghi, all'ultima busta. Certi prego, certi se crede, certi all'ultima busta pagami. E disse, appena ingoppata, certi signor scusate, arrivederci. Ci pensi a tuo padre adesso ogni tanto? No, spesso, molto, penso a... È difficile. Andiamo dalla signora delle vele che
Mi ha chiamato già 2 volte. Ma come? No, è il documentario. Oh, Milani! Da poche! Non c'è sta nessuno che ci pensa e che ci crede ancora. Buongiorno signor. Io che ho già perso sonno e la fantasia, sta vita mia che n'ha già fa. Sto aspettando che sarà finestra che non sentono. Maria, Maria, che stanotte non si può dormire. E stella in cielo non s'affacciano e dinto mano mo si specchiano, si torna Napoli d'essere nata Maria Maria, si torna a nascere senza morire. Enzo! Enzo! Scende da sveglia. Ma è ancora notte. Ecco qua, questo palazzo qua, tutto questo parco qua. È casa mia e casa del convivente sopra, ma ti faccio vedere.